Oggi conosceremo un oracolo che affonda le radici in un passato remoto. Elena Albanese, con la preziosa guida di Sara Perini, ha plasmato un mazzo oracolare ispirato alla figura della dea. Ogni carta è come un tempio spirituale che preserva e offre dimora alla potenza temporale della dea nelle sue infinite declinazioni, in sintonia con il percorso e il moto ciclico della ruota dell'anno. Lasciamoci ispirare dal Goddess Temple Oracle Cards. Benvenuti a tutti e a tutte, io sono Angela e questa è la nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione però vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte 45 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Prima della fine della puntata troverete 3 schermate per vedere le playlist di tutti gli interattivi pubblicati e il logo per iscriversi al canale se avrete gradito la visione. Bene, cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Ciao, benvenuti a tutti, andiamo a scoprire e conoscere insieme questo splendido mazzo di oracoli, The Goddess Temple Oracle Card, quindi gli oracoli del tempio della dea. Bellissima scatola, potete già notare, ve la mostro sia davanti sia retro, finitura opaca, molto molto bella, molto elegante. Qui abbiamo questa splendida immagine creata appositamente per la copertina, molto resistente, quindi molto anche bella secondo me da tenere in vetrina, e facile e comoda da aprire, così, con queste ansette, e anche molto facile e semplice proprio da tirare fuori il nostro libretto e il mazzo di oracoli con questo nastrino nero. Questa è un'edizione, quella che ho io, del luglio 2021. Se non erro, la prima pubblicazione di questo mazzo di oracoli è del settembre 2020. Le autrici, la parte dei testi curata da Sara Perini e la parte artistica, quindi delle illustrazioni, di Elena Albanese, che io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere al Nerd Show di Bologna 2025, dove mi ha anche omaggiato molto gentilmente di una dedica, spero che si possa vedere, e di un suo splendido disegno. Molto 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 bello, molto emozionante. Sono contenta di averla conosciuta perché è veramente una splendida e talentuosa artista e persona. Ovviamente vi consiglio assolutamente di seguire su Instagram anche Sara Perini, in realtà, visto che la ricerca su questo mazzo è molto ricca, molto, molto affascinante, cioè si vede proprio che c'è molta cura sia nelle simbologie sia proprio nella parte creativa e, come vi dicevo, appunto dei testi che troviamo in questo libretto. Le lingue a disposizione sono inglese, italiano, spagnolo, francese, portoghese e russo. Ovviamente, diciamo, vi consiglio anche di seguire questa associazione di promozione sociale e centro ricerche, proprio il Tempio della Dea, credo che sia stata proprio fondata da Sara Perini. E poi, come possiamo vedere qui, ovviamente la parte in inglese consiglio assolutamente di leggerla perché è leggermente più esaustiva rispetto alle altre, quindi anche purtroppo nella parte in italiano troviamo
degli ulteriori approfondimenti, ovviamente in genere qualche spiegazione proprio su questo progetto, sulle varie indicazioni, anche metodi di lettura o proprio diciamo, approfondimenti che riguardano la ruota dell'anno. La parte in italiano, spero di riuscire a trovarla, eccola qui. Quindi troviamo giusto una spiegazione che ci fa proprio entrare in sintonia con questo mazzo, come usare le carte. E una cosa molto particolare che poi vedremo andando a vedere le varie carte è che le 45 carte sono divise in 5 gruppi. Come ho detto, poi le vedremo insieme. E qui ci sono tutte le varie spiegazioni, le varie carte e dei vari gruppi. Molto 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 interessante. Ma adesso vi volevo mostrare proprio il mazzo per darvi indicativamente l'idea, diciamo, della grandezza. Le misure sono di ogni carta 8,9 per 12,6. Lo spessore totale proprio di tutte le carte è di 1,7 centimetri. È vero, sono abbastanza grandi. Io ho le mani piccole, però riesco comodamente a mischiarle. Consiglio comunque di fare molta attenzione, anche se la carta, il cartoncino è abbastanza spesso, ovviamente i bordi sono abbastanza delicati. Per esperienza questa diciamo, tipologia di mazzo tende a rovinarsi appunto nei bordi, quindi ecco, consiglio sempre, un po' in realtà per tutti i mazzi, di mescolarli con molta delicatezza. Vi mostro anche il retro, molto affascinante, molto bello. Le varie sfumature diciamo, di questo verde smeraldo, verde intenso, e anche questo più chiaro, con queste ruote, con queste mezze lune, e viene ripreso anche qui nel libretto. Quindi queste sono le caratteristiche principali. Un'altra cosa proprio prima di iniziare a vedere le nostre bellissime carte è che le autrici e l'autrice Sara Pellegrini si è ispirata al lavoro di Katie Jones, e quindi ecco perché sottolineavo tanto proprio il fatto che c'è una ricerca molto molto interessante e molto coinvolgente, che ovviamente io consiglio di integrare e quindi di fare delle ricerche, perché per quanto il libretto sia comunque abbastanza esaustivo per iniziare a lavorare con queste carte, io sono sicura che poi andando oltre scoprirete un sacco di cose interessanti. E adesso partiamo proprio con la visione delle varie carte con il primo gruppo. Iniziamo il nostro viaggio andando a conoscere il primo gruppo, che è composto da 9 carte. Queste sono le carte delle dee della ruota, una per ogni stagione, e poi abbiamo la signora di Avalon. Come possiamo vedere ogni singola carta, abbiamo già visto questo bellissimo retro, il design con questi simboli molto molto potenti, e poi troviamo la parte frontale dove l'immagine, l'illustrazione accoglie proprio e abbraccia tutta la carta, quindi non ci sono bordi. C'è questo trafiletto, possiamo definirlo così, con questi ghirigori, con questi riccioli e la mezzaluna qui in basso, e per ogni singola carta troviamo il numero corrispondente, molto facile, molto comodo per andare a trovare e a leggere nel libretto il significato, e poi in questo caso il nome di ogni carta. In questo caso appunto troveremo i nomi delle idee. Parlando proprio della parte
artistica, si può, notare che le immagini, sono molto evocative, piene di simbologia, sono caratterizzate da questi delicati, raffinati acquerelli e le scene sono oniriche, ci sono questi bei paesaggi, mistici e suggestivi. Una cosa che mi ha colpito e io, ve lo suggerisco di fare, perché visto che sono molto evocativi e intuitivi, a meno che, diciamo, conoscete già le varie caratteristiche delle divinità e di questo tema, allora sì, effettivamente siete facilitati. Però per come me, che ho incominciato a conoscere e ad apprezzare questo mondo proprio grazie a queste tipologie, di mazzi, e allora potete fare questo piccolo esperimento, senza andare a leggere i significati, osservando semplicemente ogni carta potete lasciarvi ispirare, coinvolgere dai colori, dalle posture. Ad esempio Rhiannon, spero di averlo detto bene, proprio, traspare la sensualità, la ricettività, proprio la consapevolezza del proprio corpo e del proprio potere femminile. Qui abbiamo il potere creativo del fuoco, dell'ispirazione, quindi anche di realizzare effettivamente qualcosa. Qui abbiamo proprio questa bellissima carta che parla di amore, amore materno, protezione, generosità, insomma, secondo me appunto già, osservandoli in questo modo possiamo trarre delle ottime interpretazioni. Adesso continuiamo il nostro viaggio andando a vedere il prossimo, anzi i prossimi gruppi. Eccoci di fronte al secondo, terzo e quarto gruppo. Mi sono permessa di raggrupparli in questo modo per questione di comodità e di spazio. Abbiamo quindi il secondo gruppo, sono le 4 carte degli archetipi del sacro femminile, la fanciulla, l'amante, la madre, e possiamo tradurla, la vecchia, l'anziana, la megera. E poi quindi ci sono varie, traduzioni, ovviamente potete utilizzare quella più, che diciamo sentite opportuna. Poi troviamo il terzo, gruppo, sempre 4 carte degli archetipi del sacro maschile, il giovane, l'amante, il creativo e poi troviamo il saggio. E poi quest'altro gruppo, il quarto, sono sempre 4 carte dei 4 templi, quindi il tempio dell'aria, del fuoco, dell'acqua e della terra. Queste sono carte, che ci invitano ad esplorare le molteplici sfaccettature della divinità, diciamo femminile principalmente, ma ovviamente troviamo gli elementi e anche le divinità, maschili. Tutto, che alberga in noi, che è in ognuno di noi, e quindi, quando, ci addentriamo verso, diciamo la conoscenza, anche l'interpretazione di queste carte, ci possono proprio aiutare ad esplorare delle parti, di noi, andando a celebrare i ritmi naturali e, intrecciare proprio delle connessioni con la madre terra e con, la meraviglia e la generosità, universale. Adesso potete fermare il video per vedere meglio queste carte, diciamo, ma vi ricordo che alla fine trovate uno slideshow, così potete osservarle una per una, e non solo, se vi dovessero piacere in descrizione trovate i link per acquistarli. Proseguiamo il nostro viaggio.
Ed eccoci di fronte all'ultimo gruppo che ho diviso in 2 parti e questo quinto gruppo sono 24 carte, adesso vediamo le prime 12 e poi andremo a vedere le altre 12, e sono le carte del calderone della trasformazione. In pratica sono un viaggio, un percorso tra vari simboli, i significati e le sincronicità proprio della dea stessa. Ehm, Ci sarebbe da parlare tantissimo, non sto a soffermarmi troppo perché altrimenti mi dilungherei per ore. Vi consiglio comunque di esplorare questo mondo meraviglioso perché ogni singola carta ha tantissimo da rivelare e da dirci. Diciamo che tra i messaggi principali che vogliono donare queste carte c'è proprio l'incoraggiamento ad accettare e celebrare gli aspetti della nostra natura, quella più intima, più vera e più autentica. E questo secondo me è proprio un messaggio che traspare perfettamente da ogni singola carta. Adesso potete vedere queste immagini, quindi le prime 12 di questo gruppo, e andiamo a concludere con le ultime 12. Ed eccoci di fronte alle ultime 12 carte, quindi dalla 34 alla 45. In conclusione, questo mazzo direi che può essere usato principalmente, anzi credo che proprio il meglio di sé lo dia proprio nella meditazione, nella conoscenza di sé, nell'ascoltare una guida, un consiglio, e infatti lo troveremo proprio anche nel libretto stesso proprio dei consigli di lettura. Nella parte in italiano troviamo proprio indicazione ad una carta, quindi come messaggio e consiglio del giorno, oppure troviamo anche quella a 3 carte, ecco quindi come usare le carte, come porre la domanda. Ovviamente c'è l'indicazione principale proprio sulla meditazione di radicamento e centratura, per me molto utile questo suggerimento. La lettura a 3 carte, che viene chiamata delle 3 carte della dea Trina, effettivamente fanciulla, madre e anziana, quindi una specie di passaggio e indicazione proprio di evoluzione e di crescita, sia su noi stessi sia di alcune situazioni che stiamo vivendo, però qui non c'è, ma c'è nella parte in inglese, spero di poterla beccare subito, eccola. E quindi c'è una lettura della ruota dell'anno, e quindi qui abbiamo proprio l'indicazione di come si stendono le 9 carte. Quindi vi dicevo, secondo me sì, si possono utilizzare principalmente per la meditazione, per la crescita, lo sviluppo personale, ma anche nei rituali. Quindi creare un luogo, uno spazio, un altare molto personale, e quindi andare proprio a celebrare la ruota dell'anno. Poi direi che in realtà si può usare anche per la divinazione, ovviamente giusto per farvi un piccolo esempio, dove ho estratto, diciamo, queste carte, dove la carta che ci parla di iniziazione è ovvio che ci suggerisce un percorso e un inizio di un viaggio soprattutto interiore e spirituale, e anche di conoscenza del sé. E poi troviamo The Mirror, cioè lo specchio, dove possiamo affrontare, osservare dentro di noi per andare a scoprire le parti che stiamo nascondendo e che non stiamo affrontando. Quindi ecco, diciamo, un tipo di lettura un po' più meditativa, diciamo spirituale e di ricerca su se stessi, però se vogliamo fare divinazione queste cose si possono
possono trasporre proprio nelle faccende più pratiche di tutti i giorni. Magari l'iniziazione può dirci che c'è una possibilità, un nuovo inizio in un ambito della nostra vita, se stiamo facendo una domanda riguardo all'amore, al lavoro, eccetera, e quindi c'è questa possibilità di nuovo inizio, però con ad esempio con una combinazione del genere può voler dire di andare a scoprire, ad utilizzare delle potenzialità, delle cose che sono forse represse dentro di noi oppure che abbiamo bisogno di capire e comprendere proprio per tirarle fuori ed impiegarle al meglio. Diciamo, questo è giusto un'indicazione su come si possono utilizzare. Direi che sono adatte un po' a tutti quanti, è ovvio un po' meno ai principianti, però come vi dicevo sin dall'inizio, è un mazzo che si aiuta, si aiuta da solo a farsi conoscere, basta la volontà, l'impegno e magari il sentirsi attratti e coinvolti non solo dalla parte artistica, che mi sembra ovvia e scontata perché è proprio meravigliosa, ma anche proprio tutto quello che possiamo trovare come significati e come interpretazioni nelle singole carte. Io diciamo lo utilizzo soprattutto appunto, come meditazione, e anche nel mio altare. Diciamo voi potete sentirvi, di fare quello che credete meglio, anche perché come abbiamo potuto vedere può essere utilizzato in tutti i modi. Come vi dicevo me ne adatto ai principianti, ovviamente se volete fare un percorso del genere, se volete esplorare, conoscere e approfondire a partire già delle indicazioni che ci sono trovate nel libretto, però come vi ho detto andare ad espandere, diciamo, a conoscere, a vedere magari tramite libri, diciamo, siti specializzati, vi si aprirà un mondo pazzesco, molto, molto coinvolgente. Quindi queste sono tutte le indicazioni principali, spero in qualche modo di aver stuzzicato la vostra curiosità e il desiderio di acquistarlo e di approfondire la conoscenza di questo bellissimo mazzo di oracoli. Ovviamente io vi ringrazio per l'attenzione, se volete potete andare a vedere tante altre puntate della Taroteca sul mio canale e trovate tanti altri video e se volete potete seguirmi anche su Instagram e TikTok. Grazie, alla prossima, ciao!